Benvenuti o bentornati qui sulla Biblioteca Nerd, il canale dedicato a manga, anime, fumetti e ovviamente tutto quello che comprende il fantastico mondo nerd. Allora ragazzi, oggi vi voglio portare la mia recensione ovviamente personale per quanto riguarda l'ultimo numero di Dylan Dog, ovvero il 468, quel che resta del tempo, ok? Siete pronti? E allora partiamo ragazzi. Allora, questo numero di Dandog è uscito lo scorso sabato 30 agosto. Il soggetto è di Alessandro Russo e Dario Magini, mentre la sceneggiatura è del solo Alessandro Russo. I disegni sono di Riccardo Torti, mentre la copertina è stata creata da Gianluca e Raul Cestaro. Ora, partiamo subito dalla copertina, ragazzi, perché la copertina ha dei richiami molto forti, non è uguale assolutamente, ma dei richiami veramente molto forti con un altro famosissimo Dylan Dog, uno dei famosi primi 100. Sto parlando infatti del numero 26, qui vi metterò sicuramente l'immagine, del numero 26 appunto dal titolo Dopo mezzanotte, scusatemi ma mi veniva in mente, vergognoso. Dopo mezzanotte, ecco, come potete vedere giustamente non sono uguali, però assolutamente il richiamo a questa copertina c'è. E questa copertina è veramente molto bella, abbiamo su sfondo bianco, quindi uno sfondo semplicissimo, però abbiamo questo cerchio, ovviamente con queste rune, questi simboli, no, che ovviamente nessuno sa cosa sono, ve lo dirò più avanti. Dentro ovviamente il classico orologio con i numeri romani e Dylan Dog è questa ragazza misteriosa che esce da questo orologio, ecco, che lo rompe. Praticamente in questa storia, che ve lo dico subito, non è una storia da Dylan Dog, nel senso non è horror. Dylan Dog dovrebbe trattare l'horror, no? Ma più avanti dopo ve lo spiegherò. È una storia un pochettino però più psicologica appunto, e qui andiamo a trattare una cosa molto cara a tutti quanti, che è appunto il tempo, ok? Ovviamente ognuno di noi usa e vede il tempo in un certo modo, no? C'è chi appunto il, tra virgolette, no, protagonista di questa storia, oltre a Dylan Dog, che il tempo giustamente per lui è denaro, no? Ok? Per chi e invece per altri il tempo è qualcosa di molto più prezioso, no? Ok? Non solo purtroppo a livello economico, come purtroppo siamo abituati nel vedere in questo mondo ormai malato e destinato all'estinzione. Però questo è quanto. Allora, praticamente la storia inizia così. Tra l'altro questo volume riporta a tantissimi film e a tantissimi personaggi proprio della vita reale. Uno su tutti appunto questo fantomatico, no, personaggio che si chiama Arthur Bale. Ora, questo io non lo sapevo ragazzi, ma il mio carissimo amico mi ha fatto notare che questo personaggio è stato costruito sulla falsariga del personaggio che appunto interpreta Christian Bale su American Psycho. Io purtroppo ragazzi non ho visto questo film, mea culpa, ma non sono molto amante di questo genere di film. Praticamente questo personaggio, che io ribattezzerò il TDC, vediamo se riuscite a capire il perché il TDC, no? Mettete voi il resto delle parole su queste TDC, perché praticamente lui appunto è uno di quei personaggi che dice io sono io e voi non siete nessuno, per non usare ovviamente un'altra parola un pochettino più colorita. Praticamente si reca da Dylan Dog perché a detta sua una fantomatica ragazza gli ha rubato una cosa di preziosa, ovvero il tempo. Gli ha rubato un minuto del suo tempo. Dylan Dog ovviamente lo conosciamo tutti, è una persona assolutamente scettica su qualsiasi cosa, e quindi lui è il classico e anche giustamente il vedo, finché non vedo non credo, no? Ok? E quindi no, giustamente è un po' scettico della cosa. Lui gli mostra, no, sul petto che ha una specie di tatuaggio, no, che non va via,
e Dylan Dog comunque sia è un po' ovviamente titubante. Lui ovviamente dall'alto, no, della sua spocchia, no, del io sono io, voi non siete nessuno, lo ingaggia, no, ovviamente con il denaro, no, tutte le solite cose, e poi se ne va. Giustamente Dylan Dog cosa fa? Il suo quinto senso e mezzo è sempre lì che vibra, no? E quindi si reca, no, in una biblioteca. Tra l'altro lì hanno fatto anche praticamente una citazione al mio canale, no? Perché veramente su una biblioteca, dove appunto su una biblioteca cosa trovi? Esattamente tutti gli argomenti che uno va a cercare, come appunto su una biblioteca nerd trovate tutti gli argomenti che vi possono interessare per quanto riguarda il mondo nerd. Quindi grazie per aver citato il mio canale, ovviamente non l'hanno fatto apposta, non sanno nemmeno chi sono, ma va bene così. Piccola roba che non c'entra nulla con la storia. Praticamente Dylan Dog in questa biblioteca gira di qua, gira di là, non trova nulla, finché a un certo punto si imbatte su una sezione della biblioteca che non conosce, no? E lì sente una voce familiare, si imbatte in un personaggio a noi veramente molto caro. Molto caro perché? Perché è un personaggio creato da Tiziano Sclavi nel numero 125, il titolo era 3x0. Diciamo, numero che incomincia in un modo banale per poi ampliarsi in una storia veramente fuori dall'incredibile e dell'assurdo. Mi raccomando, recuperatevi quella storia. Si vede che mi impappino perché sto andando a braccio senza storyboard né niente, e vi sto raccontando quello che è così come mi viene in mente, ma penso che sia più naturale, non una cosa del genere, è più intimo tra noi. E quindi ecco, incontra questa persona che è il professor Knock. Il professor Knock che praticamente è diciamo costruito, disegnato sulla falsariga di Albert Einstein. Mamma mia ragazzi, oggi mi impappino veramente alla grande, ma questo è il bello. È un personaggio molto enigmatico, sempre alla ricerca del premio Nobel, ma a modo suo. E ovviamente questo personaggio che è anche buffissimo perché parla nello stesso modo in cui parla Yoda di Star Wars. Dylan Dog ci parla un attimo tutto quanto, ovviamente nelle sue teorie molto semplici ma molto confusionarie. Lui riesce a spiegare il tutto con parole molto semplici. E quindi Dylan Dog si aggira per questa ala, no, di questa sezione della biblioteca, trova un libro con dentro appunto uno di questi simboli, ovviamente il simbolo che aveva tatuato l'altra persona sul petto. Trova questo libro e capisce che è un simbolo che appunto serve per viaggiare nel tempo, sia avanti che indietro. Mentre scopre questa cosa, c'è un personaggio che compare dal nulla. Questo personaggio fa parte di un'associazione, di un gruppo tipo Ombra, no? Nel fumetto non viene spiegato di preciso chi è questo gruppo, che praticamente lo insegue perché è come veramente un cacciatore del tempo, no? Ecco, diciamo che sono dei cacciatori del tempo. Ora, anche qui c'è un riferimento a un altro film che poi vi spiegherò. Dylan Dog fugge da questo, diciamo, personaggio del tempo, e nel fuggire chi incontra? Incontra questa fantomatica ragazza in copertina che appunto stava cercando e per cui è stato appunto ingaggiato Dylan Dog dal TDC, dal famoso TDC. La incontra e praticamente insieme, no, fuggono da questo personaggio, perché questo personaggio è alla ricerca anche di questa ragazza che si chiama Cassie. E fuggono e nel fuggire gli racconta del perché ovviamente ha rubato questo minuto di tempo a questo personaggio. Praticamente questo personaggio, lei cosa fa? Si scopre che lei è una venditrice del tempo, ok? Non si sa come il perché, lei vende il tempo. E quindi voleva appunto vendere il tempo a questo personaggio, perché giustamente questo personaggio, il TDC, lui orbita nel mondo della finanza, quindi degli affari, no? Di tutto quello che è appunto investimenti e quant'altro, e quindi vive, no, di questa cosa. E rubandogli un minuto di tempo, lui cosa fa? Lui è indietro con la concorrenza, no? Di conseguenza finisce
nel lastrico. Infatti lui cerca appunto questa ragazza per riavere questo minuto di tempo, no? Perché vuole riavere quello che aveva prima. E lei gli spiega che giustamente gli ha rubato questo minuto del tempo perché lui, ovviamente alto, no? Del suo potere immaginario solo per lui, no? Visto che è milionario, no? Voleva usarla per i suoi scopi tranquillamente. Io sono io e quindi io ti uso come voglio io. Giustamente lei non gli sta assolutamente bene e quindi gli ruba un minuto del suo tempo. Questo è quanto. Nel raccontargli tutta questa storia si distraggono, ok? E praticamente vengono raggiunti da tutto il gruppo di questi viaggiatori del tempo e si ritrovano sia Dylan Dog che questa ragazza dentro questo cerchio, che praticamente si verrà a sapere che questo cerchio contiene il potere di questa ragazza, quindi lei da questo cerchio non si potrà muovere, ok? Questi fantomatici, no, viaggiatori del tempo rimandano molto, come vi dicevo prima, a un film che è I Guardiani del Destino, ok? Un film con protagonista Matt Damon e Emily Blunt. Ma c'è anche un altro rimando, un altro film di queste persone, perché in effetti tra di loro non si chiamano per nome, ma si chiamano per lettera, quindi Q, Z, Y. E qual è il film dove appunto c'è un'associazione segreta dove si chiamano tra di loro con la prima lettera del nome? Ovviamente Men in Black. Quindi ecco, diciamo che è un rimando anche a questo film. Praticamente che succede, no? Il, diciamo, capo, no, di questo gruppo fa una proposta a questa ragazza di o unirsi a loro oppure semplicemente di sparire nelle pieghe del tempo. Prima, no, che lei possa rispondere quant'altro, uno di questi personaggi, no, di questo gruppo li tradisce e li uccide uno a uno in maniera lesta, via, subito, tutti quanti, perché vuole la ragazza. E in quel frangente cosa fa? Spara anche al nostro Dylan Dog, ok? La ragazza giustamente in una frazione di secondo riesce, no, a spostare a Dylan Dog quel tanto che basta nel tempo per far sì che il proiettile non lo colpisca, ma comunque sia lui si ritrovi con un buco nella camicia, ok? E questa ragazza però viene rapita. Dylan Dog si ritrova a casa, no? Ok? Perché lui comunque sia nel frattempo era svenuto, si ritrova a casa, ma vuole andare a ricercare questa ragazza. Ora, questa ragazza appunto è stata rapita da questo viaggiatore del tempo, che si scopre essere in combutta con il TDC. Ecco, per farvi capire quanto è veramente TDC questa persona, no? Perché nel frattempo lui è riuscito a recuperare la sua fortuna, ma come? Appunto, ingaggiando questo personaggio, ok, dei viaggiatori del tempo e uccidendo o comunque sia eliminando in qualche modo la concorrenza, proprio nel vero senso della parola. L'ha usato come appunto sicario, ok? L'ha usato proprio come un sicario, quando il soldo, no, veramente ti può comprare, ma non potrà mai comprare tutto, ragazzi, ok? E quindi questo è quanto. E lui rapisce questa ragazza perché comunque sia si vuole vendicare. E questo sicario appunto ha fatto quello che ha fatto. Ora giustamente il TDC, che non smetterò mai di dirlo, cosa fa? Si vuole vendicare anche con l'ultimo che gli aveva anche rubato, tra virgolette, la ragazza. Anche lì inutile come persona questa ragazza qua, su un mondo che è tutto suo, no? Non si dice nulla, si dice solo che è una persona frivola. Per me è una persona molto frivola. Una che purtroppo insegue il denaro, per me è una persona frivola. Per me, ragazzi, per me. E quindi praticamente cosa fa? Lui si vuole vendicare anche di questa persona. Ora, lui ruba questo ciondolo che vedete qua, perché praticamente è quello che lo fa viaggiare nel tempo a lui personalmente. E qui c'è un altro rimando, un altro film, ok? Perché praticamente lui si trova nello stesso momento in due posti diversi e usa questo ciondolo esattamente come il ciondolo passatempo di Harry Potter, il prigioniero di Azkaban, esattamente nello stesso identico modo. Usa questo ciondolo in quel modo. Quindi lui si trova in un momento a una festa che ha organizzato a casa per appunto avere un alibi, che poi tanto alibi non è,
e dall'altro va appunto ad uccidere questo personaggio e la sua ex ragazza, ok? E qui c'è il rimando appunto al film di American Psycho, perché quella scena che viene creata, l'unica scena splatter tra l'altro di tutto il fumetto, questo mi è stato detto ovviamente che quella scena è identica al film, e ringrazio ancora il mio amico che mi ha dato questa dritta, praticamente uccide tutti quanti. E quindi lui è l'unico, no, in cima, no, alla vetta per quanto riguarda il suo, tra virgolette, lavoro, no? E quindi lui è bello e si grogiola, no, nella sua ricchezza da solo. Il problema è che giustamente quello che lui considera plebaglia, no? Si vendica in un modo molto semplice. Praticamente cosa succede? Dylan Dog arriva a casa di questo, ovviamente, personaggio famoso che si sa benissimo dove abita, perché si sa dove sta questa gente, no? E incontra il suo maggiordomo, ok? Ovviamente il maggiordomo, lui sì, è lì servitore, ma anche lui comunque sia nella vita non è che è sempre stato lì a servire e riverire, no? E anche lui giustamente è dalla parte del giusto. Sa che nella cantina, quello che è, c'è appunto prigioniera la ragazza. Ovviamente c'è quest'altro, no, personaggio di questo fantomatico gruppo segreto che la sta controllando. Dylan Dog arriva, in un qualche modo riesce, no, ad avere la meglio, no, contro questo personaggio, e quindi rimane lui con la ragazza e ovviamente questo riccone TDC, no? Tra tutto quanto che succede, no? Ovviamente Dylan Dog finisce insieme alla ragazza e scusate, il riccone pensano di aver vinto, quando in realtà ad un certo punto tutti quanti entrano nel cerchio, no? Anche lui entra nel cerchio, no, per fare lo sborone. Che succede? No? Tanto lui è conscio, no, nel dire tanto tu non hai più il potere, no, alla ragazza di manovrare il tempo, quindi io vengo qua e faccio lo sborone, no? Succede un piccolo particolare, che il maggiordomo gli lancia con un semplice calcetto il medaglione dentro questo fantomatico cerchio, perché lei nel frattempo era stata imprigionata nella cantina, ma dentro questo cerchio, no? Per evitare appunto che smuovesse il tempo. Ovviamente lei come usa questo medaglione? Lo prende e lo fa viaggiare nel tempo talmente tanto avanti, cioè gli dà tutto il tempo del mondo, e lì il TDC incontra un altro personaggio iconico nel mondo di Dylan Dog. Non vi dico il nome perché dovete leggerlo, ma lo vedete in fondo quando lo leggerete. Assolutamente dovete leggervelo, ragazzi, per capire meglio un po' tutta quanta la storia. Ve la sto raccontando veramente a grandi linee, incontro un personaggio iconico nel mondo di Dylan Dog, che quando l'ho visto ho fatto what? What? Davvero? E mi ha fatto molto piacere vederlo. E lì praticamente con il tempo lui si smaterializza, si disintegra proprio nelle pieghe del tempo. E praticamente cosa succede? Tutti felici e contenti? Assolutamente no, se no non sarebbe una storia di Dylan Dog, no? Che magari è tutto rose e fiori. Se vi ricordate, la ragazza aveva spostato Dylan Dog di quella frazione di secondo per evitare che il proiettile lo colpisse al cuore e quindi lo uccidesse. Quindi purtroppo non possono uscire dal cerchio nello stesso momento. Quindi cosa succede? Dylan Dog esce dal cerchio, perché se escono nello stesso momento il tempo ritorna normale, quindi lui andrebbe di nuovo nel tempo di lei, no? Dove nel tempo di lei lui era stato colpito, e quindi lui morirebbe. Quindi che succede? Si dividono così e quindi spariscono ognuno per la propria strada. Purtroppo è così. E quindi qua finisce, no, diciamo, questa fantomatica, no, probabile storia d'amore iniziale, sì, ma anche no. Comunque sì, ecco, diciamo che anche Cassie non è tutto questo, diciamo, buonismo, non è tutto questo buonismo, perché lei vendeva, no, il tempo, perché lei ha provato a venderlo al TDC, ma comunque sia, non vendendolo a lui, l'ha venduto agli altri, no, concorrenti, no, del TDC, per cifre abbastanza sostanzioni, da 25.000 euro in su. Quindi ecco, diciamo che vendeva una cosa che in realtà non era nemmeno il suo. E quindi ecco, questo è quello che poi dopo succede nel Dylan Dog. Lui torna tutto quanto, lei rincontra il maggiordomo in un passato, quest'altra persona di questo fantomatico gruppo, no? Anche lui incontra altre persone, ma giustamente io ve lo dico, va letto, perché assolutamente è veramente un bel numero. Ora, come vi dicevo all'inizio del video, non è una storia dell'horror.
assolutamente, perché di horror non ha nulla. Però è una storia che secondo me per Dylan Dog calza molto bene. Ora, io lo promuovo a pieni voti, gli darei un 7, 7,5, perché siamo abituati ad altri generi di storie, questo è vero, ovviamente. Non mi voglio soffermare solo sui primi 100, però i primi 100 sono sempre stati iconici per quanto riguarda Dylan Dog, anche se dopo il 100 ci sono stati tantissimi numeri veramente molto 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 belli. Però questo, ecco, diciamo, su una scala di gradimento io lo collocherei su un 7, 7,5. Come dicevo, non ha nulla di horror, però comunque sia, Dylan Dog riesce comunque sia, nelle sue storie, a trovare l'orrore o a livello psicologico sempre qualcosa. Ora, non è proprio una storia classica, assolutamente, da Dylan Dog. C'è chi dice, come il mio miglior amico, che è più una storia da Nathan Never, perché appunto gioca con il tempo, cose futuristiche e robe di questo genere. Secondo un mio personale giudizio, potrebbe essere più però una storia da Martin Mister, secondo me, più una storia da Martin Mister, perché appunto il detective dell'impossibile è più centrato verso queste storie. Però giustamente ognuno ha il suo giudizio e quindi la palla passa a voi. Ora, questa era la mia recensione molto soft, molto diciamo di petto, come appunto vi dicevo all'inizio, senza storyboard, niente, tutto quanto, vai, senza script, niente. Quello che mi veniva ve l'ho detto. A me è piaciuta molto. Il prossimo numero si intitolerà Trauma, adesso qua vi metterò poi dopo la copertina, che uscirà, lo guardo perché non mi ricordo, ecco, il 30 settembre uscirà. La copertina, ecco, come potete vedere, sembrerebbe più orrorifica la storia, vedremo, ma giustamente, come dico sempre io, l'abito non fa il monaco, la copertina non fa il libro, in questo caso la copertina probabilmente non farà il fumetto, non lo so. Non voglio ovviamente dire cose che ancora non so. Vedremo. Ovviamente il mese prossimo, appena riuscirò a leggerlo, appena lo compro, appena uscirà, vi farò anche la mia personale sempre recensione per quanto riguarda questo volume. Quindi questo, ragazzi, è tutto. Ovviamente ognuno ha le sue visioni, no, per quanto riguarda quello che legge, quello che gli piace. Io ho visto questo Dylan Dog in questa maniera, quindi con un voto più che positivo. Giustamente a molti non è piaciuto nemmeno il titolo precedente, che quello di io ho trovato veramente molto molto bello, no? Produci, divora e muori. Ho trovato molto bello, ad altri non è piaciuti, ma ci sta, per l'amor del Signore, ognuno per fortuna è libero di avere le sue opinioni, ancora in questo finto mondo democratico. Quindi questa è stata la mia recensione, ragazzi. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, ragazzi, lasciare un bel mi piace e ovviamente attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulla programmazione del mio canale, ovviamente. E vi ricordo di lasciarmi qua un commento per dirvi, uno, se questa recensione vi è piaciuta, vi è interessata o quant'altro. Un vostro sempre appunto commento per dirmi, no, se siete d'accordo con me su l'esame che ho fatto su questo numero di Dylan Dog, oppure se anche voi avete un'altra opinione o avete visto qualcos'altro, se anche voi magari vi ha ricordato, no, appunto Albert Einstein per quanto riguarda il professor Knock, se avete anche voi avuto, no, queste citazioni per quanto riguarda sia la copertina, i personaggi con appunto i guardiani del destino con questo fantomatico gruppo che vi ha riportato, no, con la passatempo di Harry Potter, su Men in Black per quanto riguarda i nomi, no, di questi personaggi, e cosa ne pensate un po' voi veramente di tutta quest'opera. Io per adesso allora, ragazzi, vi saluto, vi ringrazio per aver dedicato un po' del vostro tempo a me, quindi vedi che il tempo l'avete usato in modo prezioso per seguire questo video, se siete arrivati fino qua ovviamente. Io vi ringrazio e ci vediamo in un prossimo video che sarà lunedì, che farò ovviamente il video sulle nuove uscite Bonelli della prossima settimana, ragazzi. Ci sono delle sorprese molto molto interessanti. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi!